l'asticella in una stanza. Battiato ci sta facendo la sigla. Ho messo una canzone un po' struggente, ma ho dovuto perché siamo fuori casa, siamo usciti, siamo sul pianerottolo. Sapete tutti cos'è il pianerottolo? A Firenze si dice pianerottolo. È una parte della casa fuori che congiunge l'appartamento ad altri appartamenti. Mi sono messa un po' di traverso perché il soggetto di stasera è quel quadro che vedete là dietro, ma per prenderlo di fronte sarei dovuta precipitare giù per la tromba delle scale e aspetta un attimo, non è ancora il mio momento. E ho deciso di fare questa parte, un po' perché la casa non è enorme e già vi ho fatto vedere abbastanza nelle dirette precedenti. E allora ho deciso di farvi vedere questo gioiello e altre 3 cose interessanti che ho qui per le scale. Per chi non mi conosce, chi sono? Io sono Susanna Orlando e sono una gallerista. Ci tengo a dire questa cosa perché non sono una mercante. E vi spiego brevemente la differenza fra mercante e gallerista. Il mercante tratta arte, nel senso che tratta gli oggetti dell'arte, tratta i manufatti dell'arte, li compra, li rivende guadagnandoci poco perché è un giro di denaro di un oggetto come un altro. Il gallerista è l'opposto, praticamente il gallerista come me, insomma io sono una piccola gallerista, sono completa ma del mio livello, molti di voi mi conoscono e orgogliosa di essere quella che sono. La gallerista è quella persona che esce di casa, si fa 400, 500, 600 chilometri e va a cercare un artista di cui gli hanno parlato bene, di cui ha letto un buon curriculum, un artista che ha fatto delle fiere interessanti oppure niente, oppure che ha fatto una scuola giusta, oppure che è seguito da curatori interessanti. Queste sono un po' le strade che noi cerchiamo di fare e facciamo tantissimi chilometri. Io sono una che si innamora e quando mi innamoro io perdo la testa, sempre, per qualunque artista. Io vedo lontano. E perché ci tengo a parlare di questa cosa? Perché noi galleristi siamo una razza in estinzione, siamo molto boicottati, siamo degli intermediari e come tutti gli intermediari faticano un po' a far capire l'importanza della loro attività. Però cosa facciamo anche noi? Noi non prendiamo tutto come mercanti, noi andiamo negli studi e diciamo io voglio quello, no non te lo vendo, no io voglio quello, allora lo paghi. Questa è la storia. Per questo da noi le cose apparentemente possono sembrare più costose, ma non lo sono perché c'è una selezione dietro. Questa è la cosa che io mi sgolo, sono 45 anni, da quando avevo 17 anni che mio padre mi ha spinto nella piccola galleria di Forte dei Marmi, mi ha messo lì e ha detto Susanna tu devi stare qua perché questo sarà il tuo pane. Avevo 17 anni, studiavo ovviamente e mi ricordo che andavo la domenica 1 ora d'agosto ancora con la sabbia nei piedi e mio padre diceva Susanna fatti la doccia, ma papà dico non mi interessa. Non avrei pensato certo che sarebbe diventato il mio unico lavoro. Noi alleviamo gli artisti. A volte li prendiamo giovani, a volte più adulti. Per esempio, l'opera di cui desidero parlarvi è questo ragazzo che adesso ha qualche anno più di me, che si chiama Pino Deodato. L'opera che vedete qua dietro si intitola Un grande amore. Eccolo là. Ecco, io ora o mi butto di sotto o sto un po' storta. È un dipinto di grandi dimensioni. Per chi mi conosce, ho trattato spesso piccoli dipinti. Questo è un quadro legato a una bella storia. È un quadro che ho acquistato nel 2003. Faccio un piccolo passo indietro. Ho conosciuto Deodato nel 95 e nel 97 abbiamo edito questo piccolo capolavoro, questo piccolo cataloghino che si chiama L'Opera Rossa. Quest'opera è stata fatta nel 2003. Io in questi 5 anni ho fatto una mostra a Pino Deodato e poi un giorno Pino mi invitò a Milano nel suo studio, nel primo studio, quando lui dipingeva i primari. I primari erano dei dipinti grandi di queste dimensioni dove si rappresentavano grandi figure. I primari nel senso
le figure prime, ma anche i colori primari, infatti erano solo di 3 colori, giallo, rosso e blu. Questo è un rosso, ma questo è un altro periodo. Mi invita in questo studio in zona Corso Concordia, quella zona lì. Mi fa salire su in questa casa ringhiera, queste bellissime case ringhiera. Era mezzogiorno e mezzo. E dicevo, ma come mai sono tutte chiuse queste finestre? Perché c'è questo silenzio assordante? E Pino mi dice, Susanna, qui abitano tutti ladri e di notte vanno a rubare e di giorno dormono. Cioè io ero terrorizzata. E lì infatti una cosa bellissima è che Pino Deodato dipingeva questi personaggi. Io ho tanti disegni, tante carte, tutta la sua poesia è nata da vivere in questa palazzina. Non solo, davanti a questa palazzina c'è ancora la mensa di, mi sembra, San Francesco, e lui ha dipinto per anni queste figure che in silenzio facevano la coda. Questa è stata la sua poesia principale. E dopo questo, figurati, io già ero innamorata di Pino, quando poi ho visto anche dove viveva, come lavorava. Questo è il gallerista che entra proprio nella storia dell'artista e diventa parte dell'opera dell'artista. Ecco, io sono entrata un giorno e vedo questo quadro enorme. Era il 2003, io ero innamorata di un uomo che poi è stato il mio fidanzato per 10 anni. Ero così innamorata, sono entrata dentro e ho visto questo capolavoro, questa grazia, questa dolcezza. Sono 2 figure che si toccano appena, quasi un monocromo, rosso, arancio, si toccano appena, ma cosa c'è di bello che voi non lo potete vedere? Lei ha un disegno nella testa, lei ha lui nella testa e lui ha lei nella testa. Io non ho avuto dubbi, ho deciso di comprarlo. Che cosa è bello di quest'opera e che cosa è bello delle opere in generale? Che tu non devi comprare una cosa che ti somiglia o che ti ricorda qualcuno, tu devi comprare il sentimento, l'emozione, quella non passerà mai di moda, non ti verrà mai a noia se compri un'emozione. Io ho comprato un pezzo di amore, un pezzo di scambio, un pezzo di unità e voglio anche farvi riflettere su una cosa, il colore rosso. Hanno scritto tante cose sul rosso, ma 2 piccole cose ve le voglio leggere, farvi riflettere su questo colore meraviglioso di cui io ho sempre avuto molta paura. Io non indosso rosso, ho sempre avuto paura di essere troppo vistosa. Sono le mie paure lontane. Vi voglio leggere alcuni dei colori rossi, quelli belli, sentite. Il filo rosso, rosso tiziano, rosso Rothko, rosso Guzzi, rosso Gilera, rouge Baiser, rouge Chanel, rosso Ferrari, film rosso, la signora in rosso, profondo rosso. Sentite come si parte, come si viaggia, come si va con questi colori. Se mi vedete ruzzolare, sono 3 piani e ci si vedrà in paradiso perché mi sto sporgendo un po' troppo. Ma ascoltate questa cosa, io non sono brava a leggere, ma ascoltate cosa ha scritto nella selezione che fece Chiara Guidi, una curatrice che curò questa mia prima mostra, mostra con catalogo. Esso parla del rosso, ascoltate. Esso preannuncia ciò che è nascosto e ciò che nasconde troppo o protegge, in particolare il fuoco, il sesso e il sangue. Lo strano doppio gioco che anima il mondo dei simboli fa sì che questo colore abbia nello stesso tempo un effetto minaccioso ed eccitante. Questo doppio valore assume sembianze molto belle nelle bacche rosse che il cacciatore infila nei nodi dei lacci e calappi, degli animali irascibili come il tacchino o il toro. La seduzione si presenta nella sua forma più irresistibile, l'accecamento. C'è anche un temperamento umano che in presenza di rosso acceso, come quello di certe specie di tulipani, cade in preda al capogiro. Ernst Junger. Questa è la forza del rosso.
Adesso vi dico di non avere paura del rosso, non dovete avere paura di una cosa che vi attrae, perché quella è l'energia vitale, il rosso è il fuoco, come l'artista Bernardo Bertin che bruciava tutto, perché? Perché dalla fiamma del fuoco nasceva l'energia e quello che conta è ciò che rimane dopo il fuoco. Lo so che tutti sapete che il fuoco è l'amore, è la passione, bene. Eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio. Qual è lo scopo di questo quadro? Qual è lo scopo di questo quadro? Attenzione, annullare le pareti. Per me questo quadro è come un buco verso l'infinito. Questo è lo scopo, bucare le pareti. Ma adesso attenzione, qua c'è un piccolo capolavoro di Pino Deodato che io ho posizionato sotto il lucernario, perché gode anche dell'ombra. Sotto il lucernario ho messo anche questo manifesto di una mostra che abbiamo fatto in galleria 3 anni fa, scusate. Eccolo qua. Ecco, vedete, questo è l'uomo, attenzione al titolo perché l'uomo che vede lontano. Vi ricordate quando ho parlato di Lucy Jokamowitz, mirar oltre? Ecco, l'artista è colui che mira oltre, che guarda le cose da lontano. Questo è bello, da tutte le parti lo possiate vedere. Ed è lo stesso autore, Pino Deodato, del grande quadro che vedete. Attenzione, si gira, si viaggia e riecco lui. E adesso si va in Sicilia. Vedete lassù? Questa è una Sicilia. Attenzione, l'artista è Domenico Pellegrino, un siciliano vero che abita a Palermo. Questa è un'opera di cui mi sono innamorata, un po' perché il mio cuore, come tanti sanno, è siciliano. Come viaggiare senza uscire di casa. Basta avere intorno le cose che amiamo, di artisti veri. Cosa diceva mio padre degli artisti? Quali sono gli artisti, quelli bravi? Quelli iscritti all'anagrafe dell'arte. Cosa vuol dire un artista? Quando è che un artista deve essere iscritto all'anagrafe dell'arte? Quando sa che cos'è il sistema dell'arte. Sono artisti che frequentano i luoghi d'arte. Sono le gallerie, sono i premi, sono i convegni, sono le conferenze, questi. Un artista che non vuol sapere cosa succede intorno a lui non è un artista. Questi sono tutti artisti molto impegnati. Vi spiego perché la Sicilia è molto bella. La Sicilia è bellissima perché è un artista che lavora col territorio. Andai in Sicilia 2 anni fa e avevo sempre sentito parlare di questo artista. Entro dentro il laboratorio e c'era lui che avvitava lampadine e cose. Io gli ho detto: Domenico, sono Susanna Orlando, sì, ti conosco, Dico, voglio una Sicilia. Cioè, l'idea, io mi sono portata a casa una Sicilia fatta con il sistema delle luminarie, tutta decorata e disegnata, e sopra ci sono tutte le lampadine tipiche della luminaria. Perciò cos'è la bravura di quest'artista? Che ha la forma, la grazia, l'arredo, e lui è iscritto all'anagrafe dell'arte. Si chiama Domenico Pellegrino. Cosa c'è al posto di Palermo? C'è un cuore bellissimo. Ecco la firma dell'artista, perché l'artista deve anche in piccola parte essere sempre presente dentro il dipinto. So che molti di voi lo conoscono. Io riempirei la casa delle sue cose, ma non ho più posto. E allora io veramente non ho più posto. Allora l'ho messo per le scale. Ecco un'altra cosa che vi volevo dire. Là di fronte c'è un Lorenzo Lazzari, diciamo chiamato quello dei pesci. L'ho messo sempre per le scale. È una cascata, è un quadro bianco su bianco. Vi voglio dimostrare. Vedete? Riuscite a vedere quel dipinto? È una cascata. È una cascata in un bosco. Perché l'arte annulla le pareti, annulla i muri, annulla i confini. Deve essere arte interessante, ricordiamocelo. Ora ditemi voi se in queste scale sembra di essere
circondata da mura, no, perché con lui si vola, con la Sicilia si va in Sicilia, l'uomo che guarda lontano esce dalle mura. Queste mura sono diventate dei fogli, sono diventate dei veli, non esistono più. Questo è lo scopo dell'arte, farti alzare da terra. Però attenzione, difficile poter fare da soli, dovete entrare nelle gallerie, dovete parlare col gallerista, con i galleristi, non dico da me, ma in generale, perché è fondamentale. La nostra grande esperienza vi aiuta a scegliere la cosa giusta, perché non tutti i temperamenti, non tutte le opere sono per tutti, cioè ognuno ha il suo portafoglio, ha la casa, ha le esigenze. A me in questo pianerottolo sembra di essere in paradiso, in altissimo, non mi sento con i piedi sulla terra. Mi era venuta un'idea, siccome purtroppo, come avete letto sui giornali, sto toccando il basilico, questa è una pianta di basilico, questa quarantena, questa chiusura di tutte le attività durerà ancora. Ci sono due cose che io so fare molto bene. Una è la pappa al pomodoro, anche le frittate, ma insomma la pappa al pomodoro, e l'altra so attaccare bene i quadri nelle case. Allora io ho detto, perché non lanciare quest'idea di farmi mandare, perché non mi mandate voi alla mia mail della galleria, che è info@galleriasusannaorlando.it, le foto delle pareti di casa vostra che non vi convincono, non quelle belle, perfette. Beh, se me le mandate mi fa piacere. Anche di cose che non avete preso da me. Mandatemi le vostre foto. Susanna, questa cosa ne pensi? Io so fare miracoli, ve lo garantisco, perché ci vuole tanta armonia quando attacchi i quadri, e non tutti hanno il tempo, la conoscenza, l'esperienza, la sensibilità di fare questo. Io ve lo faccio volentieri finché c'è questa quarantena, questo periodo dove io mi sono inventata queste dirette. Perché me le sono inventate? Io sono una gallerista con la galleria in strada, io sono troppo abituata allo scambio con le persone, non riuscivo a stare in casa troppo a lungo senza avere un contatto. Io vedere tutti i vostri messaggi di amici, colleghi, mi fanno stare bene, mi danno energia vitale. Ci sono tante persone che vivono bene in solitaria, io no. Perciò, tornando alla mia proposta, se vi piace, mandatemi queste foto dove si vedono anche i mobili, perché è fondamentale. Non che il quadro debba riprendere il mobile, attenzione, no, guai, ma il quadro deve essere in armonia con la casa. Perciò mandatemi le foto anche dei quadri in bagno, in cucina, ve li rimando con le correzioni da fare. Naturalmente, finché c'è questa emergency, lo faccio per il piacere di essere in contatto con voi. Dopo tirerò dei prezzi pazzeschi, no scherzo, però ci pensavo stamani se non siete convinti, se i quadri sono messi male o se avete una parete vuota, io vi faccio i collage, ve li metto insieme, vi dico dove attaccare. Se poi volete, quando sarà possibile, prendiamo anche la macchina, le cose che facciamo abitualmente, perché una cosa di cui sono molto orgogliosa, che faccio da sempre, è seguire il quadro non solo dallo studio dell'artista, ma lo porto a casa del collezionista e lì parliamo tutti insieme e ci offrono da bere il caffè, e io sono troppo contenta perché io lo so che lo stesso quadro messo in un certo modo gode, vive, è come un vestito messo alla rovescia. Io entro in tante case e vedo tante pareti esattamente come vedere un vestito messo alla rovescia. Non è ammissibile. Sapeste quante volte a casa di amici vado e lo vedo, mi guardano, fa: Susanna, cosa c'è? Susanna, dico, non ce la faccio, devi spostare quel quadro. E allora io vi offro questa opportunità. Tornando a quell'opera di Pino Deodato che avete visto qua dietro. Ah no, aspetta, vi voglio far vedere una foto. Ecco, l'avevo preparata. Questa è una foto, vedete? Allora, questa foto è
Io al centro, si parla di 20 anni fa, attenzione, non mi dite che ero bella perché lo vedo anche da me. Pino Deodato, ancora con i capelli tutti neri, Chiara Guidi che era la curatrice che all'epoca collaborava con me. E dietro c'è un quadro bellissimo. Sapete dove eravamo? Artefiera di Bologna. L'Artefiera di Bologna, per chi non lo sapesse, è la fiera più internazionale, era, specie all'epoca, più importante d'Italia. Non ce n'è, forse c'era solo Artefiera quando io ho fatto Artefiera, nel 2003-2004. Sapete cosa mi disse l'organizzatore di Artefiera? Io gli portai una rosa di possibilità e lui mi disse: se porti Deodato ti do lo stand, altrimenti no. Ed ecco, e da lì è iniziato tutto il nostro lavoro. Concludendo, vi voglio ricordare ancora l'importanza dell'arte nelle vostre case. Voi direte: sì, per te è facile perché fai la gallerista e ce n'hai tante. No, l'arte è a portata di tutti, basta volerlo. Che cosa è per me l'arte? L'arte è un ramo dove posarsi durante le lunghe traversate, perché la nostra vita è, specie per noi un po' grandicelli, è una traversata continua. Avete presente quegli stormi di uccelli che vanno, che volano? È faticosissimo. Ecco, l'arte serve nelle case, perciò quando voi entrate in casa vi dovete posare non solo sul divano, anche sulla televisione, ma anche osservare quello che avete intorno. Perciò in questo periodo in particolare io ricevo delle telefonate molto carine di persone che mi ringraziano, fa: Susanna, ti ringrazio di avermi venduto quello che mi hai venduto, perché io mi siedo, guardo e sto bene. Questa è la gioia più grande, e non hanno interesse a dirlo perché ormai l'hanno già comprata, sicché non è che devo ritornare sopra. Perciò, che cos'è per me questo quadro e tutti gli altri di cui vi ho parlato nelle 5 dirette che ho fatto? È la mia zattera, la mia nave, il mio aereo, la mia passeggiata sul mare. Io, quando guardo queste opere, mi sento sulla spiaggia, mi sento in paradiso, mi sento sulla luna, mi sento al sicuro, mi sento protetta. Perciò quello che mi auguro anche per voi, durante l'arco della giornata, delle 24 ore, leggete, guardate, cercate, entrate nei musei online, guardate me, pensate all'importanza di avere questi piccoli oggetti disseminati per la vostra casa. Perciò io adesso entro dentro questo quadro, mi siedo serena, faccio la mia quarantena e sto lì perché sono sicura che vicino a questo quadro non mi succederà niente. Vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, vi abbraccio forte e a presto. State bene, state in salute. A presto, ciao.